quest'oggi iniziamo a vedere un altro tempo della lingua italiana che è il passato. Come raccontare eventi già trascorsi nel passato. Il passato prossimo, prossimo vuol dire vicino, quindi racconta qualcosa che è avvenuto ma non tantissimo tempo fa, ok? Quindi in un passato recente. Come si forma? Molto semplicemente si utilizza il participio passato del verbo che esprime l'azione con l'ausilio, con l'aiuto del verbo o essere o avere. Prima di iniziare, mi raccomando, iscrizione al canale, attivate la campanella e lasciatemi commenti perché sono molto importanti per me per capire se questo video vi è stato di aiuto. Passato prossimo. Vediamo subito che cos'è il passato prossimo. Nient'altro che un modo, un tempo verbale per esprimere un concetto, un'azione o un accadimento in un tempo passato ma recente. Ad esempio, stamane, questo pomeriggio, se è già trascorso ovviamente, ad esempio siamo di sera, e dico questo pomeriggio è un tempo passato ma recente, vicino, oppure anche ieri. Il passato prossimo esprime un'azione puntuale nel passato che non si ripete nel tempo. Ad esempio, ieri sono andato al mare. Ci sono andato ieri, non è che ci vado sempre, almeno questo voglio intendere. Questa mattina ho comprato il giornale. Ad esempio, la differenza con un altro tempo che è l'imperfetto esprime un'azione nel passato ma che continua, che è ripetuta nel tempo. Ad esempio, quando ero bambino andavo a scuola, ok? Invece qui ieri sono andato al mare è un'azione puntuale, definita. Come potete vedere dagli esempi, il passato prossimo si forma utilizzando il participio passato del verbo da coniugare e un verbo ausiliare che può essere a volte il verbo essere, a volte il verbo avere. Dunque, vediamo come si costruisce il passato prossimo. Come abbiamo detto poc'anzi qui sopra, il passato prossimo è una combinazione, si forma combinando due verbi. Uno che aiuta, quindi si chiama ausiliare, la creazione del tempo verbale e l'altro che esprime invece l'azione. Il primo, come ho appena detto, si chiamerà appunto verbo ausiliare che aiuta e questo verbo, a prescindere che sia il verbo essere o il verbo avere, verrà sempre coniugato al modo indicativo presente e concordato con il soggetto. All'ausiliare viene fatto seguire il participio passato del verbo principale, mentre per il verbo essere e avere, coniugati al passato prossimo, loro stessi fungono da ausiliare. Che cosa vuol dire? Se io devo trasformare dal presente al passato prossimo il verbo essere, utilizzerò come ausiliare ancora il verbo essere. Se devo invece trasformare dal presente al passato prossimo il verbo avere, utilizzerò come ausiliare il verbo avere. E vediamo quindi subito il participio passato dei due verbi essere e avere. Dunque, il participio passato del verbo essere, ricordiamo sempre ancora presente più participio passato, e in questo caso del verbo essere il participio passato è stato, ok? Attenzione, una cosa importante, ogni qualvolta che facciamo il passato prossimo con il verbo essere, il participio passato va concordato in genere e numero. Ok? Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi sto riferendo a
ad esempio, diciamo noi e siamo un gruppo di maschi, il participio passato sarà concordato al maschile plurale. Se invece lo riferisco a me, Diego, sarà il maschile singolare. Se è riferito invece a un soggetto femminile, uno solo, sarà femminile singolare. Se saranno più soggetti femminili, sarà al femminile plurale. Andiamo subito a vedere la declinazione del verbo, scusate, la coniugazione del verbo essere al passato prossimo. Io sono stato o io sono stata. Tu sei stato oppure tu sei stata. Lui è stato, lei è stata. Noi siamo stati oppure noi siamo state. Voi siete stati, voi siete state. Loro sono stati o loro sono state, ok? I quando è maschile, plurale, invece e quando è femminile, plurale, o quando è maschile, singolare e a quando è femminile, singolare. Velocemente passiamo al participio passato del verbo avere, sempre presente più participio passato, in questo caso del verbo avere il participio passato è avuto, quindi io ho avuto, tu hai avuto, lui o lei ha avuto, noi abbiamo avuto, voi avete avuto, loro hanno avuto. Quando si tratta invece di fare il passato prossimo con il verbo avere, il participio passato non viene concordato. È un errore concordare il participio passato di qualsiasi verbo che richiede l'ausiliare avere. Ok? Quindi rimarrà sempre, in questo caso il verbo avere, rimarrà sempre avuto, a prescindere che il soggetto sia maschile, femminile, singolare o plurale. Passiamo a vedere qualche esempio. Ok? Trasformiamo alcune frasi dal presente al passato prossimo. Io sono uno studente di italiano. Io sono stato uno studente di italiano. Io sono una studentessa di italiano. Qui al femminile diventa io sono stata una studentessa di italiano. Tu sei molto bravo a disegnare. Tu sei stato molto bravo a disegnare. Tu sei molto brava, quindi al femminile, a disegnare. Tu sei stata molto brava a disegnare. È un giorno speciale. È stato un giorno speciale. È una serata speciale. È stata, perché serata è femminile, quindi è stata una serata speciale. Siamo felici di incontrarti. Siamo stati felici di incontrarti. Qui ovviamente il soggetto non c'è, ma coniugandolo in questo modo do per scontato che mi riferisco a un soggetto maschile. Quindi uso la I perché so che è plurale, quindi siamo stati felici di incontrarti. Siamo felici di incontrarvi. In questo caso suppongo che il noi sia femminile, quindi il soggetto femminile, e allora trasformerò la frase al passato prossimo nel seguente modo. Siamo state felici di incontrarvi. Qui ho messo una differenza, così faccio una piccola parentesi tra ti e vi. Quel incontrarti vuol dire di incontrare te, ok? È un pronome oggetto. Incontrarvi è sempre un pronome oggetto, ma vuol dire voi, ok? Quindi siamo state felici di incontrare voi. In italiano si usa il pronome e si unisce al verbo, quindi di incontrarvi. Siete in gamba. Essere in gamba è un'espressione idiomatica che vuol dire essere abili, essere capaci, ok?
oppure anche stare bene in salute. Al presente siete in gamba, al passato prossimo siete stati in gamba. Siete in gamba al femminile diventa siete state in gamba. I bambini sono al parco giochi. I bambini sono stati al parco giochi. Le bambine al femminile sono state al parco giochi. Facciamo lo stesso esercizio, trasformiamo alcune frasi sempre dal presente al passato prossimo, ma utilizzando come verbo principale il verbo avere. Io ho ragione. Io ho avuto ragione. Tu hai fame. Tu hai avuto fame. Lui, lei ha un orsacchiotto di peluche. Lui o lei ha avuto un orsacchiotto di peluche. Noi abbiamo un cane dalmata. Noi abbiamo avuto un cane dalmata. Voi avete una grande opportunità. Voi avete avuto una grande opportunità. Loro hanno molta pazienza. Loro hanno avuto molta pazienza. Per questo video è di fatto tutto, ma continuate a seguirmi perché nel prossimo video andremo avanti con la parte 2 e vedremo come formare il passato prossimo con i verbi che necessitano dell'ausiliare avere. E qui vi do una piccola anticipazione di quello che vedremo, ovvero vedremo quali sono i tipi di verbi che necessitano, che costruiscono il passato prossimo con l'avere e come si forma, degli esempi pratici, un elenco, un glossario su cui potrete lavorare e sviluppare il vostro vocabolario, delle frasi di cui vi lascerò gli audio per poter costruire il vostro deck di flashcard in Anki e altri esercizi che vedremo nel prossimo video. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale, attivare la campanella per le notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao!